Buongiorno a tutti e bentornati qui a Game Dev, una rubrica dove cerco di spiegarvi le fasi dello sviluppo di un videogioco. Io sono Walter, CEO di Asobiolic, e oggi andremo ad analizzare ancora un pochettino la fase di post-lancio. Vittoria o fallimento? Il momento in cui dobbiamo valutare come è andato il nostro gioco. Dopo aver fatto patch e aggiornamenti, ora è il momento di fare un bilancio. Questa fase si basa su diversi fattori. Si analizzano le vendite. Un gioco che ha molti utenti e che vende tanto è considerato un successo. Si guardano le recensioni e i feedback degli utenti. Se il gioco è divertente e senza troppi bug è sicuramente un buon segno. Ma anche se le cose non vanno come sperato, non è la fine. Un fallimento, anche con poche vendite o con tantissime critiche negative, non significa fallire per sempre. Ogni progetto, anche se non perfetto, è una lezione importante per il futuro. Il vero successo però è un altro. Aver portato a termine il gioco, essere riusciti a creare qualcosa da zero, anche se non diventa famoso, è già una grande vittoria. Pensateci, quante persone sognano di creare un videogioco ma non ci riescono mai? Completare un progetto, indipendentemente dal risultato, dimostra dedizione e passione. Nelle grosse aziende un fallimento spesso porta a dei cambiamenti nella strategia aziendale. Nei progetti indie invece un cosiddetto fallimento può portare semplicemente a nuove idee per il prossimo progetto. Come abbiamo già visto in tutti gli altri episodi precedenti, nei progetti indie l'unica cosa che si investe veramente è il proprio tempo, che è sicuramente importantissimo e non è mai sprecato. Anche se il gioco che abbiamo rilasciato lo consideriamo un flop, un fallimento, abbiamo comunque sicuramente imparato qualcosa. Non bisogna quindi scoraggiarsi ed essere sempre fieri del lavoro fatto. Ogni esperienza ci aiuta a crescere ed è un'occasione per migliorarsi. L'importante è guardare tutto il percorso con orgoglio, perché portare a termine un gioco è sicuramente un traguardo che vale più di ogni giudizio o classifica. E anche questo episodio finisce qui. Fatemi sapere in un commento se avete mai rilasciato un gioco, un'applicazione, un software e se il post lancio abbia poi rispecchiato le vostre aspettative, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto!